Eccola qua, nuova Dacia Duster 2024 su strada. Era un po' che volevamo guidarla, adesso la scopriamo insieme su Terzo Garage. Come avevamo già visto nell'altro video di presentazione statica, le differenze estetiche sono piuttosto evidenti, ma resta comunque l'impostazione di una proporzione tale quale al modello precedente, 4,34 m di lunghezza, anche se l'auto dà l'impressione di essere più grande. Molto diverso il frontale, a partire dalle bombature sul cofano per poi scendere dove c'è il logo che in realtà era già stato adottato nella penultima versione, e poi a scendere con questa calandra molto ampia in basso che viene incorniciata dai due fendinebbia e da queste nuove prese d'aria verticale. Il materiale che compone il paraurti anteriore è particolare perché di fatto ingloba la vernice, che così, se si dovesse rovinare, se si dovesse graffiare, non sarà necessario ritinteggiare. Particolare, anche bello da vedere, questo spoiler posteriore che dona anche un po' di aggressività e di sportività alla macchina, e poi abbiamo il bagagliaio che a seconda delle diverse versioni parte da circa 500 litri di capacità per arrivare a 590 e ha, come avevamo già visto, questo sistema di queste paratie che possono essere messe in verticale per magari separare oggetti diversi. Qui abbiamo anche il gancio per il sistema U-Clip, la luce e la presa 12 volt. Qui abbiamo i cerchi diamantati da 18 pollici. Questa full hybrid è disponibile solo con trazione anteriore, però l'impostazione della macchina è di fatto fuoristradistica. Ecco perché l'abbiamo messa anche in questa posizione, anche per evidenziare il fatto che su fondi sconnessi e comunque su strade bianche qui non si avranno problemi, perché l'altezza da terra è di 21 cm. Grazie alla concessionaria Marello di Saluzzo per aver prestato questa nuova Dacia Duster a Terzo Garage. Partiamo sempre in elettrico su questa nuova Dacia Duster 2024. Qui abbiamo la motorizzazione full hybrid. Full hybrid che vuol dire un benzina 4 cilindri 1.600 da 94 cavalli a cui si affiancano due motori elettrici, uno starter generator che è quello più dedicato alla batteria, diciamo, e poi il motore da trazione da 49 cavalli, potenza di sistema 140 cavalli. Inizialmente il parabrezza sembra piccolo, in realtà è sicuramente diverso rispetto a quello del modello precedente, ma è un attimo farci l'occhio, anche perché andando a modificare la posizione del sedile del guidatore si trova molto facilmente un'impostazione adatta alle proprie esigenze di guida. Qui siamo già su una salita molto leggera. Comunque con questa motorizzazione, devo dire, credevo ci fosse molto più rumore in abitacolo. In realtà no, l'insonorizzazione è buona, non stiamo andando veloci, quindi il termico sta lavorando tutto sommato a bassi regimi, però dicevo, l'insonorizzazione, almeno rispetto a come me l'aspettavo io, è sicuramente buona. La macchina lavora con un cambio 4 rapporti, che ha 4 rapporti per il termico e 2 rapporti per l'elettrico. Viene definito multimodale, è lo stesso sistema che troviamo anche sulla Clio, che avevamo già provato anche, ed è un sistema particolare che fa comunque interagire bene il cambio marcia, perché non viene quasi avvertito anche in questi tratti in salita. Siamo passati in mezzo a un cantiere ma nessuno ci ha fermato.
anche in questi tratti in salita. Ad esempio, quando io spingo, il cambio marcia è molto fluido, l'auto riprende molto bene. Anche qui, quando il termico entra con un po' più di vigore, non c'è quel grande rumore per chi guida, e questo è confortevole anche magari per i lunghi viaggi. Se si prendono un po' più allegramente le curve, il rollio un po' si avverte, perché comunque questa macchina qua non è una macchina sportiva, e quindi è praticamente un SUV che andiamo un po' a stressare, diciamo. Però la tenuta di strada anche qui, secondo me, è adatta al tipo di vettura. Le plastiche sono dure un po' dappertutto, ma la Duster comunque vuole essere una macchina di sostanza, nel senso che chi vuole ampi spazi, in questo caso un sistema full hybrid secondo me molto efficiente. Qui abbiamo una batteria da 1,2 kWh che tra l'altro si ricarica piuttosto in fretta e secondo la casa garantisce lunghe percorrenze solo in elettrico in città. Però anche fuori, quando si vada a percorrere strade a veloce scorrimento, diciamo, la macchina assicura comfort e anche consumi accettabili. In questa breve prova, durante la quale abbiamo fatto prevalentemente percorsi extraurbani, i consumi sono andati dai 5,2 ai 5,6 litri per 100 km. Va detto che nonostante appunto i materiali molto rigidi, gli assemblaggi sono buoni, non ci sono scricchiolii, non ci sono rumori plastici, e quindi diciamo si viaggia bene in totale comfort. Anche se abbiamo solo la trazione 2 ruote motrici su questa full hybrid, su questi tratti leggeri di fuoristrada non c'è alcun problema. Un aspetto positivo è la grande disponibilità di spazi per riporre oggetti. Qui abbiamo delle tasche molto ampie nelle portiere, poi abbiamo questa feritoia, chiamiamola, dove si può mettere il portafoglio, ad esempio la ricarica wireless del cellulare, ancora una piccola postazione dove magari lasciare la chiave, portabicchieri, e qui sotto il bracciolo centrale ancora un pozzetto molto profondo. Anche il cassettino della plancia è molto capiente, però bisogna fare un po' attenzione perché cade, diciamo, non è frenato nella sua apertura, e quindi bisogna fare attenzione soprattutto per chi sia seduto qui. In manovra, attivando la retromarcia, si attiva la retrocamera di parcheggio che ci consente di vedere che cosa abbiamo intorno all'auto. Il cambio automatico, abbiamo detto 4+2, 2 rapporti per l'elettrico e 4 per il motore endotermico che vengono sincronizzati, è molto facile da usare con questa levetta, è molto intuitivo, si prende confidenza con il comando molto in fretta. Abbiamo anche, e magari l'attiviamo adesso, la modalità brake che aumenta la frenata rigenerativa e ci consente quindi in questo caso di recuperare più energia, ricaricare prima la batteria ed averla poi così disponibile per alimentare il motore elettrico quando magari saremo di nuovo in pianura oppure quando ci servirà. Possiamo anche vedere la ricarica della batteria, vedete la barra blu che aumenta quando c'è la frenata rigenerativa. Andando ad agire sulla razza a destra, noi possiamo andare anche a modificare appunto le videate, possiamo anche vedere come l'auto propone il lavoro, vedete, dei due motori. In questo momento stiamo viaggiando in elettrico perché la batteria che dà diciamo trazione, alimenta il motore elettrico che dà trazione alle ruote, quindi stiamo viaggiando in modo molto silenzioso, siamo in discesa, l'auto non ha bisogno di potenza e il sistema lavora in questo modo.
qui abbiamo un display per l'infotainment da 10 pollici che ci garantisce l'integrazione wireless con Apple CarPlay e Android Auto, quindi comodo anche replicare i servizi di questi sistemi operativi dei cellulari sul video. Poi abbiamo le impostazioni del veicolo, le impostazioni, ad esempio My Driving ci fa vedere quali siano stati i consumi. Proviamo a mettere in eco, ci appare eco sulla videata del cruscotto digitale e questo dovrebbe consentirci quindi di risparmiare carburante, ce lo dice anche qua, energia, consumo, eccetera. Torniamo alla home che ci presenta l'audio, la possibilità di collegare il dispositivo oppure attivare il navigatore e il telefono. Questi beep che a volte sentite perché l'auto rileva il superamento del limite di velocità, ma stavo provando a schiacciare un po' di più proprio perché, nonostante io affondi il pedale sul freno, il sistema ibrido è stato ottimizzato, presenta molti meno su di giri rispetto a prima. Già era capitato con la Clio nuova che avevamo provato. In questo caso mi sembra che addirittura sia stato fatto un altro lavoro perché, ripeto, andando ad accelerare anche in modo abbastanza improvviso, abbastanza intenso e veloce, non ci sono quei su di giri improvvisi che servivano al motore termico per essere sincronizzato col motore elettrico. Quindi il sistema lavora molto meglio rispetto a prima, almeno questa è la sensazione che ho io. La nuova Duster ha anche diversi ADAS ora di fatto obbligatori per legge: cruise control normale, centraggio di corsia, lettura dei cartelli stradali, frenata automatica d'emergenza. A proposito di ADAS, noi possiamo anche deselezionarli. Sono attivi quando questa spia è colorata. Se invece io premo 2 volte, My Safety perso, qui lo chiama perso, una traduzione un po' che lascia il tempo che trova. Comunque vedete, abbiamo l'indicazione degli ADAS disabilitati. Andando invece a ripremere una volta sola, abbiamo il My Safety, quindi come vengono chiamati qui gli aiuti alla guida, di nuovo attivi. Poi possiamo anche impostare la modalità eco per un ulteriore risparmio di carburante, quindi avere un po' meno, diciamo, di potenza disponibile, e poi l'e-save che ci serve per preservare un po' di più la batteria. In conclusione devo dire che tutto sommato questa Duster soddisfa le aspettative. I prezzi, si parte da 19.700 euro per la Eco GPL 100 cavalli, questa parte da 26.400 euro. Poi c'è ancora la Mild Hybrid. La Mild Hybrid è l'unica sulla quale è disponibile la trazione 4x4. Però invece su questa 140 cavalli full hybrid possiamo avere il cambio automatico che su nessun'altra versione è disponibile. Ecco, adesso è entrato invece il motore termico anche. E anche con la nuova Dacia Duster 2024 è tutto. Spero il video vi sia piaciuto, magari lasciate un like e iscrivetevi al canale. Alla prossima, buoni chilometri a tutti, ciao!